amici, stiamo preparando il riso per fare le arancine questa sera. Come lo faremo? Un semplice risotto dobbiamo fare. Quindi cipollina, tegame. Io sto usando la pentola più alta. Le arancine palermitane. Le arancine, cipollina piccola piccola. Come le facciamo? Alla carne o al burro? Alla carne. Ok. Le faremo con il ragù. Quindi la prima prassi, la prima operazione È fare il riso. Fare Se il non hai riso. quello non puoi fare le arancine. Giusto. Quindi cipollina. E io lo faccio come un risotto normale. Mezza cipollina va bene. Ok. Un giro d'olio. Perfetto. Ok. Accendiamo e facciamo rosolare la cipollina. Dopodiché vediamo. Allora amici, la cipolla rosola, andiamo a mettere il riso per risotto. Nel frattempo io cosa ho fatto prima? Ho cucinato il brodo vegetale. Cosa ho messo? Sedano, carota, cipolla e una patatina che l'avevo. Ok. Quindi alziamo. Quello servirà dopo. Servirà a condire il riso, perché il riso si fa col brodo vegetale, perché viene più saporito. Ho messo un pizzico di sale, non troppo. Adesso man mano aggiungiamo il brodo, però prima di quello è solito mio fare, ora ve lo faccio vedere, facciamo rosolare bene il riso, Allora andiamo a mettere mezzo bicchierino di vino bianco. L'ingrediente segreto. Lasciamo tutto. L'ingrediente segreto. Esatto, lasciamo sfumare e da questo momento dobbiamo cuocere un risotto normale, cioè dopo che sfuma il vino, quindi l'alcol, andiamo ad aggiungere brodo vegetale e lo cuciniamo con il brodo. Ok, fuoco moderato e il risotto si sta cuocendo. Quindi il brodo a coprire il riso. Sì, ma poi man mano abbassiamo la fiamma, il riso cuoce. Deve venire molto stretto per fare le arancine, quindi proprio stretto stretto. Allora amici, nel frattempo, quindi contemporaneamente, io mi vado a cuocere il ragù. Ho fatto un trito di carote, sedano e cipolle che già ho messo in padella con un po' d'olio. Un soffritto. Sì, ho preferito poi spegnere e farvi vedere prima il procedimento del riso. Ok. Quindi adesso cosa faremo? Mentre il nostro risotto cuoce, andiamo ad accendere e facciamo rosolare il soffritto per il nostro ragù. Allora amici, le nostre verdurine stanno rosolando, andiamo a mettere la nostra carne. Io ho scelto tritato di vitello, solo vitello, non metterò maiale. Guardate come l'ho fatto macinare più grosso. A me piace così. Quanto ne hai messo? Quanto ne stiamo mettendo? Non mi ricordo se era 600 o 700, 600. forse 600, sì, 600 di tritato. Ok. E di riso quanto ne hai messo? Mezzo chilo. Ok. Poi se resta il ragù, in tutto il mondo, lo conserviamo. Ok, facciamo rosolare bene. Prima deve rosolare un po' la carne. Ok, aspettiamo che rosoli. Allora, nel frattempo aggiungiamo il sale nel riso, perché ho assaggiato il brodo, io non lo faccio salato, perché è meglio metterlo, poi a levarlo non possiamo, Quindi mettiamo il sale. Meglio correggerlo dopo. Bravo, esatto, perché poi... E giriamo, il riso sta cuocendo. Eppure E anche la carne macinata, il tritato, deve rosolare per bene. Mamma che meraviglia. Quante arancine verranno? Una decina, spero. Le facciamo più piccole. Amore, 10 per me bastano. Amici, una volta rosolato il tritato, andiamo a mettere il nostro vino bianco e lasciamo sfumare. Che meraviglia. Ora c'è chi lo fa con il concentrato di pomodoro e poi aggiunge un po' d'acqua. No, io lo faccio con una bottiglia, solo una bottiglia di passata di pomodoro mutti ho usato, perché è molto concentrata e poi è da 750, quindi va bene una sola bottiglia perché deve venire stretto. Intanto qui sta sfumando. Ma il pepe gliel'hai messo lì? Ora ancora dobbiamo aggiungere il sale.
Intanto il riso sta Il cuocendo. riso sta cuocendo. Man mano si aggiunge il brodo al riso. Senti questi profumi, Si sente l'ira di Dio di profumi. Allora, ha sfumato il vino, andiamo a mettere la nostra salsa e andiamo a girare. Quello che deve cuocere di più è il ragù. Certo, rispetto al riso. Certo. Ok. Giriamo bene la salsa Che meraviglia. Che meraviglia. e andiamo a condire il nostro ragù. Come? Che splendore. Con del sale. Io ho qua 2 tagliatelle, viene la fine Lo del so, gioia mia. Ragazzi, noi mettiamo un pizzico di zucchero pure. Sì, ci piace questo effetto tostato Giriamo. che dà lo zucchero. E mettiamo anche un pizzico di pepe. Che direi ci sta più che un Che ci pizzico. Ok. A questo punto il nostro ragù deve essere messo a fuoco lentissimo e far cuocere almeno 1 ora e mezza, quasi 2 ore. Perché deve, come Deve si dice, cuocere. dalle nostre parti deve stringere. Esatto, il riso sì, deve stringere, Deve certo. stringere. Il riso aggiungerei un altro po' di brodo e poi fra poco è pronto. Ok. Che delizia, ragazzi. Così impariamo tutti a fare le arancine. Ma sì, non ci vuole niente se non riso e ragù, oppure si possono fare con besciamella e prosciutto, noi le e al burro pure con un pezzettino di burro. Diciamo che a me interessa imparare a mangiarle, già ho imparato da anni. Ma quello, guarda, è la tua specialità. Amici, il nostro riso è quasi pronto. Prendiamo una bustina di zafferano. Ah, l'ingrediente segreto! No, amore, non è segreto. E lo andiamo a sciogliere in un po' d'acqua. Questo è l'ingrediente segreto. Questo ci va perché colora il riso. e Quindi ci si va. aggiunge lo zafferano Alla fine. al riso. Esattamente, lo Ok. sciogliamo. Una bustina va bene. Avessi trovato i fili che sono molto più, mi piacciono di più, a parte che danno più sapore. I fili di zafferano. Buoni, buoni. Andiamo ad aggiungerlo al nostro riso e giriamo. Siamo proprio alla fine della cottura. Ok. Il riso deve essere giallo, non bianco. Ok. Ok, facciamo stringere ancora di più. Qualche minuto ancora. Guardate invece il ragù. Sta cuocendo dolcemente, senza coperchio, perché deve venire proprio Deve stringere. senza sugo. Allora amici, il nostro riso è pronto, il nostro risotto. È venuto giallo, amore. È giallo, doveva venire. Abbiamo messo il zafferano. Adesso cosa andremo a fare? profumo, che profumo. Siccome deve raffreddare, è vero che noi li faremo stasera, prendiamo una teglia forno e andiamo a versare tutto il riso nella teglia forno. E perché? Perché si va a spianare, quindi si va a mettere così, in modo tale che lui raffredda prima. Si spiana quindi per raffreddarlo. Esattamente, sì. Ok. Mettiamolo tutto qua e poi lo aggiustiamo con il cucchiaio. Che bontà. Poi il profumo è meraviglioso perché si sente questo Certo. odore di profumo di zafferano, E lo spianiamo. le spezie, il dado, no, il dado non c'è, il brodo. Il brodo. Però si fa pure col dado, Quindi si spiana per farlo per raffreddare. farlo raffreddare. Non ci vuole tanto a fare del mamma che profumo di riso. Ok. Ragazzi, state vedendo il procedimento per fare le arancine Che poi è palermitane. semplicissimo, Sì. Non ci vuole. È come un risotto Perché normale. da una parte il risotto, Diciamo che dall'altra parte c'è il ragù, poi alla fine si Esatto. prendono, si uniscono. anche lì ci sono modi diversi di impanare, ma stasera ne parleremo. Ok. Intanto, guardate, ho posizionato tutto il nostro riso e ora lui tranquillamente raffredda. Io lo metterò al forno spento, ovviamente. Una volta che si è raffreddato, perché tanto sono più o meno ora di pranzo, le faremo oggi pomeriggio, Certo. sul tardo pomeriggio. Bravissimo, quindi facciamo raffreddare. Il ragù sta ancora cuocendo. Ragazzi, anche il nostro ragù è pronto. Guardate com'è diventato proprio senza sugo. Stretto, L'ho fatto stretto. cuocere senza il coperchio, Che meraviglia.
Ha cotto dolcemente senza il coperchio, quindi ha assorbito tutta la salsa di pomodoro. Che bontà. Lo abbiamo spento, lo lasciamo raffreddare, questo lo possiamo lasciare anche qui. E che dire, non vi perdete le arancine di questa sera di Betty e Marco. Quindi abbiamo fatto il riso, abbiamo fatto il ragù. Adesso Stasera li componiamo e vi facciamo vedere così tutto il procedimento, passo dopo facilissimo. passo, per fare le arancine palermitane. Palermitane. Noi vi auguriamo un buon pranzo. Ci vediamo un questa bacio a sera. tutti. Giustizia per Bea. A stasera con Betty E Marco. e le nostre arancine. Ciao, Ciao a amici. tutti.